In Italia abbiamo una legge abolizionista, una legge che negli anni 50 ha chiuso le case di tolleranza e ha lasciato libere le sex worker di lavorare per le strade, però proibisce la regolamentazione e l'organizzazione del lavoro sessuale. Quindi il lavoro sessuale non è proibito, ma non è neppure legale, non si può organizzare e tutto quello che gira attorno sono cose che sono criminalizzate come il favoreggiamento, l'adescamento. Questa legge sull'immigrazione che ostacola l'integrazione di molte giovani, molte donne che vengono in Italia, è una legge che in qualche maniera favorisce il traffico di esseri umani. Quindi noi abbiamo ad esempio molte persone che lavorano nel sesso e che sono vittime di sfruttamento e di racket criminali eh, che limitano pesantemente le loro libertà. Quindi è un circolo vizioso di donne che anche se arrivano da sole o anche se arrivano con la speranza di poter pagare un debito ma liberarsi, spesso non riescono a liberarsi perché non riescono a regolarizzare la propria posizione. Non essendo in Italia il lavoro sessuale riconosciuto come lavoro, non potranno mai regolarizzarsi legalmente come lavoratrici. È molto difficile per una persona che sta nel lavoro sessuale poter trovare l'integrazione in un altro lavoro tradizionale perché c'è un pregiudizio forte verso le persone che fanno lavoro sessuale e quindi è più difficile trovare un altro lavoro per una persona che volesse cambiare. Per le transgender spesso è difficile perché la società fatica a includere le transgender in lavori tradizionali e spesso costoro sono obbligate a lavorare nel sesso perché non trovano altre soluzioni. Lo stigma sociale che c'è contro questa categoria di persone. Soprattutto se queste persone sono straniere o se sono dei transgender. La criminalizzazione, ad esempio, nelle città, nella strada, obbligano le prostitute e le lavoratrici del sesso ad essere sempre più in posti nascosti, sempre più marginali, sempre più lontani dalle città e questo le espone ovviamente a atti di violenza e a rappresaglie, aggressioni di ogni tipo e credo che questo sia uno dei problemi di vergogna per il nostro paese. In Italia esiste comunque un sentimento molto moralista e la doppia morale tipica del cattolicesimo è fortemente percepibile dentro le politiche che vengono applicate anche soltanto nelle città, che effettivamente c'è un pregiudizio morale che probabilmente nasce da una storia del cattolicesimo che ha sempre visto la prostituta come una figura negativa che si contrappone a quella che è la figura della Madonna, della madre e quindi della famiglia tradizionale. C'è un tentativo di renderlo un lavoro controllato, fortemente controllato dalla polizia e sul piano della salute. Quindi il dibattito è molto difficile perché non c'è una prospettiva in realtà vasta di dire sì, questo è un lavoro, le prostitute potrebbero anche diventare lavoratrici, pagare le tasse e così via, però pensano sempre che si debba farlo sotto un controllo per la salute pubblica, sotto un controllo di polizia, quindi non è un punto di vista moderno e progressista, è un punto di vista molto fascista e conservatore. Abbiamo tentato di raccomandare che il lavoro sessuale non può essere considerato un crimine, bensì un lavoro. Ci sono forti resistenze in quest'area a riconoscere che questo sia un lavoro, ne parlano più come una condizione sociale grave e quindi sicuramente da aiutare, da sostenere, ma non da riconoscere come lavoro. Poi abbiamo tutta un'area delle femministe, ci sono vecchie femministe che nel dibattito continuano a dichiarare che la prostituzione è una violenza contro le donne, senza distinguere fra la prostituzione volontaria e la prostituzione coatta. Questo è molto grave perché naturalmente non è una dichiarazione
che va nel senso di aiutare l'autodeterminazione delle donne. Quindi già a priori alcune donne politiche che fanno parte di quest'area femminista conservatrice ritengono che la prostituzione sia violenza contro le donne e in nessun modo possa essere ammessa, neanche se sia scelta liberamente. Questo è molto grave perché è una forma di dichiarazione contro la coscienza, l'autocoscienza e l'autodeterminazione delle donne che lavorano nel sesso. Forma anche antica perché oggi noi abbiamo anche molti uomini che lavorano nel sesso. Dentro i generi oggi c'è molto, ci sono le transessuali, quindi non si può neppure più sostenere questa posizione femminista della violenza contro le donne, perché comunque resterebbe una gran parte di lavoro sessuale che è quello maschile e di transgender. A criminalizzare il lavoro sessuale oppure a vedere i diritti soltanto in funzione di tasse da pagare. Credo che il vero problema sia la povertà, in realtà non è la prostituzione, non è la morale, non sono queste cose. Io trovo che sia moralmente indecente che esista la povertà e oggi sempre più noi vediamo crescere zone e aree, settori di povertà